Onegashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Siamo alla fine della lezione e oggi abbiamo preso un argomento che ci ha fatto venire in mente di fare un video improvvisato. Vogliamo chiedere a Daniela: era possibile, Daniela, disarmare un samurai? Beh, sicuramente non era qualcosa di facile o di immediato, però sicuramente ci sarà stato qualche episodio in passato. Ok, allora, siamo a fine lezione, video totalmente improvvisato, ti dirò cosa mi è venuto in mente dopo la sigla. Beh Daniele, allora non voglio fare una lezione di storia improvvisata, però ti spiego cosa mi è venuto in mente, visto che siamo anche a fine lezione, quindi abbiamo già lavorato, siamo anche caldi. Voglio proprio fare questa prova, voglio creare delle situazioni dove provo a toglierti la spada, proprio per capire se era possibile togliere la spada a un samurai. Perfetto, senza avvertirmi così. Ti sto avvertendo ora. Era una possibilità che il samurai rimanesse senza la sua spada o che gli venisse tolta? Poteva succedere che il samurai rimanesse senza spada, pensiamo a tutte le situazioni sul campo di battaglia con tutti i possibili imprevisti che potevano purtroppo portare a perdere la propria spada. Tipo si rompeva, gli volava via di mano e così via. Però qui non voglio fare queste prove, voglio proprio provare a prendere di sorpresa il samurai per cercare di togliergli la spada. Va bene, ti devo dire. No, non lo facciamo, che ti devo dire? Okay, ci puoi fare qualche esempio su in quali particolari situazioni il samurai poteva separarsi dalla sua spada? Come abbiamo già detto, sul campo di battaglia naturalmente la spada poteva rompersi, poteva cadere di mano, però ci sono anche molte situazioni, anche nella vita di tutti i giorni, c'erano dei frangenti, degli eventi particolari che richiedevano che il samurai fosse disarmato. Pensiamo per esempio a tutti gli incontri importanti che doveva fare nei confronti magari di con persone che avevano un rango sociale diverso dal suo, quindi per questioni con dei politici, diciamo. Esatto, quindi per questioni di sicurezza era richiesto che fosse disarmato. Addirittura in alcuni casi gli veniva richiesto di indossare degli abiti particolari che in qualche modo ostacolassero o impedissero i movimenti per rendere più difficile per lui l'estrazione o comunque utilizzare la spada. Il samurai era pericoloso anche senza la sua spada, poteva magari, ecco, ok. Però queste situazioni sono tutte situazioni controllate dove era richiesto che la spada venisse, diciamo, consegnata dallo stesso samurai. Io invece mi riferisco proprio a qualcuno che sbucava e cercava di prendere la spada del samurai. Non è un qualcosa che consiglierei di fare, ecco, sicuramente era un gesto che avrebbe avuto delle gravi conseguenze per chi lo compiva. Ricordiamo appunto che il samurai aveva potere di vita o di morte su chiunque potesse mancargli in qualche modo di rispetto, quindi sicuramente... E toccare la spada del samurai era una mancanza di rispetto. Esatto, rientrava nel gruppo di casistiche che poteva portare alla morte. Però sappiamo anche che in alcune scuole ci sono dei kata, delle forme che prevedono che il samurai eviti di essere disarmato, o comunque delle forme di difesa che lo proteggono in queste situazioni. Quindi ci sono proprio dei kata che nell'applicazione mirano proprio a contrastare qualcuno che stava prendendo l'arma. Esatto. E quindi le conosciamo, tu le conosci? Vediamo. Ok, quello che ho intenzione di fare è proprio ricreare una situazione di tutti i giorni, normale, dove un samurai stava passeggiando e qualcuno provava a prendergli la spada, d'accordo? Va bene, naturalmente è necessario fare una precisazione, come abbiamo già fatto altre volte per altri video di questo tipo. Le tecniche che andiamo ad eseguire sono fatte... Che andrai ad eseguire? Io provo a prendere la spada. Le tecniche che andrò ad eseguire sono svolte comunque in un ambiente controllato, ma le armi sono comunque pericolose, quindi è importante non prendere queste tecniche come dei riferimenti, come degli esercizi da imitare. Questo è il famoso non provatelo a casa, allora. Esatto, okay. Esatto. Nonostante sia comunque un ambiente controllato, va precisato che sono comunque delle armi che possono causare dei danni e quindi non sono tecniche che vanno replicate al di fuori di un ambiente controllato come questo. Tra l'altro le improvviserai, perché adesso ti dico come voglio svolgere la cosa. Voglio che tu esca dalla stanza, io racconterò quello che ho intenzione di fare, poi rientri, ti dico lo scenario che ho immaginato, chiaramente non ti dico quello che proverò a fare,
e poi proveremo l'azione. Ok, allora ora tu ti armi, poi dopo esci e io racconto la prima versione che mi è venuta in mente da poter ricreare per poter prenderti la spada. Va bene. Dai, puoi uscire, dai. Vai di là, vai. L'idea è questa, come prima cosa una cosa abbastanza semplice, chiederò a Daniela di camminare come se stesse camminando normalmente e semplicemente prendo la spada all'improvviso, vediamo quello che succede. Allora, semplice, per questa prima diciamo modalità voglio semplicemente che te cammini come se stessi camminando per il villaggio, d'accordo? Ok. Ok. Ma perché non? Ma è legata la spada? Questo è un modo di legare la spada che veniva portato in questi casi dai samurai proprio per impedire quello che stavi per ecco. fare, cioè proprio per impedire di essere disarmato. Loro comunque disponevano anche di altre armi, non solo della katana giapponese, quindi potevano in qualche modo sfruttare le altre armi a disposizione. Vabbè, però questo prima, poi ho visto, ora mi viene in mente, hai tenuto la mano sopra, io non l'avevo vista, non me ne ero accorto. Eccezionale sta cosa, quindi ok, vabbè, allora facciamo che non ce l'aveva legata, quindi per la seconda prova ora mi invento qualche altra cosa, non devi legare la spada e non voglio che tu abbia l'arma di riserva. Quindi per la prossima versione che ora ci penso, niente spada legata e niente seconda arma. Allora, per la prima prova effettivamente la spada legata ha impedito che io potessi prenderla. Per la seconda prova non avrà la spada legata, quindi cercherò di fare la stessa cosa, però questa volta la spada non è legata, quindi andrò veloce con la mano e cercherò di prendere la spada. Se non dovesse funzionare, farò fare un'altra prova dove proverò a prendere la spada con tutte e due le mani per fare più forza. Vediamo quello che succede. Ok, allora, non hai la spada legata? No. Bene. Non hai l'altra spada? Allora, semplicemente voglio, come prima, tu stai camminando e vediamo quello che succede. D'accordo? Okay. D'accordo. Andiamo. Pronta? Oh, sì. Spiegaci che tecnica usata. Allora, io ho preso la spada qua, ma non è venuta subito perché? Perché con il pollice e l'indice ho tenuta ferma la tsuba in modo tale che appunto se qualcuno prova o anche diciamo solo per l'inclinazione, no, tende a estrarsi anche da sola, quindi tenendo entrambe le dita in questa posizione qua aiuta a quindi se non era legata col sagheo comunque era bloccata in questo modo, e quindi io ho preso la spada e ho afferrato con l'altra mano movimento, ok, sempre centrale, rivolto verso di te. Ok, avevo previsto che poteva esserci dei problemi, quindi ho già un piano di riserva. Bene. D'accordo? Quindi possiamo riprovare? Certo. Ok, pronta? Così. Ok. Allora, io pensavo di fregarti perché prima ti ho preso la spada e te facendo la tecnica avevi lo spazio, quindi io ho pensato prendo la spada con tutte e due le mani, ma ho comunque spazio ok, qui in cima per allentare la presa con entrambe le mani e a questo punto posso colpire o posso estrarre, insomma. Allora rivediamola un attimo, scusa, rifammela. Allora io ho preso la spada così, ok, all'interno fa leva da solo sostanzialmente sì, e già la prima mano va via. Questo movimento, quando arrivi all'altra mano poi ok. Allora, diciamo che ho un'ultima idea per provare a prenderti questa spada, vediamo se funziona. Adesso la dico a loro e poi vediamo cosa succede. Va bene? Preparati perché questa volta ho una buona idea secondo me. Allora, come ci ha detto la maestra Daniela, ci sono tante tecniche che ha studiato che appunto impedivano questa cosa qui, quindi sarà molto difficile riuscire a togliergli la spada in questo modo. Quindi ho pensato di non andare a interagire sulla spada, ma di andare a bloccargli la mano in modo che
è vero, non posso prendergli la spada, ma lei non può estrarre la spada, quindi andrò a bloccargli la mano che cercherà di prendere la spada. Vediamo se funziona questo. Vieni. Che ti sei inventato ora? Ora lo scopri, vieni. Sostanzialmente è sempre la stessa cosa, voglio che camminiamo normalmente, d'accordo? Ok. E vediamo questa volta, cioè secondo me questa volta ci siamo, però a questo punto non sono più tanto sicuro, devo dire la verità. Pronta? Ma allora, io avevo pensato questo, cioè faccio finta di prenderti la spada, in realtà ti blocco il braccio, di modo che tu non potessi estrarre la spada. Ma quindi come hai fatto a estrarre la spada? Aprendo l'anca ho lo spazio sufficiente per poter estrarre. Proviamo? Mi abbasso un pochettino nella posizione, allargo anche la posizione e l'ampiezza delle gambe e sono già pronta per estrarre. Quindi è inutile che io bloccavo il braccio, perché non era il braccio che sfoderava la spada, in questo caso faceva tutto il corpo. Esatto, io rimango sempre ferma qui a questa altezza, Ok. non la porto indietro o Ok. avanti, quindi sono immobile. Ok. Pronta? Posso? Ok. Allora, direi che abbiamo risposto alla domanda. Non era facile prendere la spada ad un samurai, soprattutto ci voleva molto coraggio e, come hai detto anche tu all'inizio, sicuramente sarebbe stato un vero crimine, poi se ne sarebbe pagata le conseguenze. Però ecco, la curiosità era questa: se si poteva riuscire a fare una cosa del genere. Abbiamo visto che il samurai aveva chiaramente diversi metodi per impedirlo. Beh sì, sicuramente uno su tutti il fatto che comunque non disponesse soltanto di una spada lunga, ma disponeva anche di altre armi che portava sempre con sé, quindi riuscire a disarmarlo da un'arma non neutralizzava l'effetto di tutte le altre. Sappiamo anche che i samurai si allenavano sì allo studio delle armi, ma anche a tutte quelle tecniche di combattimento corpo a corpo. Esiste proprio una disciplina che si chiama Musodori, su cui magari possiamo anche fare un video in futuro, e che comprende tutte le tecniche utilizzate per difendersi da disarmati contro un'arma. E quindi direi che abbiamo risposto alla domanda. Si poteva prendere la spada al samurai, non era facile e Daniela non consigliava di provarci. Io direi che abbiamo risposto appunto alla domanda iniziale del video. Questo video è improvvisato, grazie Daniela, a fine lezione abbiamo fatto anche un po' tardi, però è stato sicuramente divertente. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Come sempre ricordate di iscrivervi al canale, condividete i nostri video, lasciate like, ma soprattutto lasciate un commento, perché leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!